Buongiorno a tutti. Prima di cominciare questo nostro breve passaparola di oggi voglio soltanto dire due parole sul momento politico che sta attraversando il nostro paese. I giornali in questi giorni hanno raccontato quel teatro dell'assurdo che è stata la presentazione ufficiale del movimento di responsabilità nazionale. Si tratta del movimento fondato dall'onorevole Domenico Scilipoti. Domenico Scilipoti è quel parlamentare eletto nelle liste dell'Italia dei Valori che il 14 dicembre del 2010, quando si trattò di votare una mozione di sfiducia proposta dai parlamentari del Partito Democratico e di Futuro e Libertà, sentì il richiamo delle sirene berlusconiane e decise di sostenere la maggioranza di governo, spacciando la sua come una scelta di responsabilità e dichiarandosi pronto a sostenere il governo per evitare che il paese cadesse nelle mani degli speculatori finanziari. All'epoca ricorderete che più di un parlamentare fece un salto della quaglia, un altro parlamentare dell'Italia dei Valori, Antonio Razzi, che a settembre aveva denunciato il tentativo di alcuni esponenti del Popolo della Libertà di convincerlo a cambiare schieramento in cambio del pagamento del mutuo. Fu proprio lui, qualche giorno prima del voto in dicembre, a dire testualmente: Antonio Razzi è nell'Italia dei Valori ed Antonio Razzi continuerà a stare nell'Italia dei Valori. Poi il 14 dicembre ha votato con la maggioranza, ha lasciato il gruppo dell'IDV, si è iscritto al gruppo misto, oggi fa parte della componente Popolo e Territorio, nella quale è confluita anche quella del PID, guidata dal ministro dell'Agricoltura Saverio Romano, oggi indagato a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. È molto curioso quello che è successo a Roma il 21 ottobre scorso, perché a quello che era chiamato il primo congresso nazionale, in realtà non si trattava di un congresso perché, come tutti sanno, nei congressi i partiti votano delle mozioni, compiono delle decisioni, eleggono i propri vertici, decidono la propria struttura organizzativa e anche la linea politica. In realtà Scilipoti ha bleffato anche sulla terminologia, sulla definizione di quello che era la buffa caricatura di un congresso di partito. E chi c'era a questo evento? Oltre a il sottosegretario all'economia Bruno Cesario, che è proprio un ex esponente del Partito Democratico, anzi eletto nelle liste del Partito Democratico in Campania, già esponente della Margherita, che dopo aver votato la fiducia nel maggio scorso è stato premiato, guarda caso, con un posto da sottosegretario, e con lui tanti altri. Oltre a Cesario c'era anche l'onorevole Antonio Razzi, che però ha dichiarato di non far parte dell'MRN. Ha partecipato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Uno si dovrebbe domandare come mai un presidente del Consiglio, pure malconcio, è poco presentabile di fronte all'opinione pubblica internazionale, decida in qualche modo di partecipare ad un evento del genere. Lui lo ha riconosciuto e lo ha detto pubblicamente: devo dire grazie a Domenico Scilipoti perché ha salvato il governo. La cosa strana è che proprio l'onorevole Scilipoti il governo ha rischiato di farlo cadere, perché non più di 3 settimane fa il governo, di fronte ad un voto cruciale che era quello che obbligava la Camera dei Deputati a votare e ad approvare il rendiconto generale dello Stato, provvedimento già approvato in Senato, Domenico Scilipoti era assente, assieme a lui anche altri big del PDL come Claudio Scajola, non ha votato nemmeno il ministro dell'economia Tremonti. Però è significativo il fatto che proprio Scilipoti, il re dei responsabili, avesse mancato un voto così importante. E Scilipoti non c'era perché si trovava a Messina, perché doveva difendersi dall'accusa di falso in atto pubblico.
L'accusa di falso in atto pubblico nasce da un vecchio procedimento civile instaurato contro l'onorevole Scilipoti, che nel 1987 aveva commissionato dei lavori di progettazione di uno studio biomedico ad un architetto, lavori che non sono mai stati pagati, però Scilipoti aveva apposto la propria firma a quell'atto, insomma a quell'assegnazione di incarico. Questo architetto era anche riuscito ad ottenere il pignoramento di alcuni beni nella proprietà di Scilipoti. Per difendersi da questa accusa e per evitare il pagamento del decreto ingiuntivo, Scilipoti ha prodotto al tribunale una documentazione falsa che attestava la sua partecipazione in Brasile ad alcuni eventi. Per questo motivo la Procura di Messina ha chiesto ed ottenuto il suo rinvio a giudizio, e proprio in quel giorno, proprio perché doveva seguire una vicenda processuale che lo riguardava, il governo è andato sotto e poi Berlusconi ha dovuto chiedere una nuova fiducia con 316 voti, insomma la maggioranza che, come sapete, tira a campare. In compenso quel voto ha impedito a questa maggioranza di governo di proseguire nella discussione e nell'approvazione del disegno di legge sulle intercettazioni, che è, diciamo, il bastone, la clava che si tenta di tirare fuori contro i giornalisti e contro i magistrati ogni qualvolta il nostro Presidente del Consiglio si ritrova a dover fronteggiare delle accuse, spesso molto gravi. Accantonato quel progetto di legge, però, questa settimana proseguirà l'analisi e, diciamo, lo studio e la discussione su una proposta di modifica della nostra Costituzione, in particolare la modifica dell'articolo 41, che disciplina dei principi generali che riguardano l'iniziativa economica privata. Il primo comma stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, e i due successivi commi, diciamo, cerco di semplificare il più possibile, dichiarano che ogni iniziativa economica, sia privata che pubblica, ha un valore sociale e che questo valore sociale non può mai essere trascurato, perché è evidente che se un'impresa che assume dei lavoratori punta solo ed esclusivamente al profitto ed ha già, diciamo, nelle proprie intenzioni quello di trarre il massimo beneficio economico dalle proprie attività senza la cura del futuro dei dipendenti, in qualche modo sta danneggiando non solo direttamente quei dipendenti, ma indirettamente anche l'intera economia del paese, ha un impatto sociale molto elevato. Questo governo ritiene che sia un ostacolo all'economia. Un'altra legge che invece proseguirà il proprio iter al Senato, si parla di una possibile approvazione tra la prima e la seconda settimana di novembre, riguarda la cosiddetta prescrizione breve. Ne avrete già sentito parlare. Il problema è che questa volta Berlusconi sente il fiato sul collo dei giudici di Milano, che lo stanno giudicando in quello che si chiama processo Mills. Un processo strano, non fosse altro perché ha subito la battuta d'arresto pesantissima, quasi micidiale, del lodo Alfano. È il processo che ha visto imputati Silvio Berlusconi e l'avvocato inglese David Mills per il reato di corruzione in atti giudiziari. Grazie a lodo Alfano fu stralciata la posizione di Berlusconi, prima in attesa che la Corte Costituzionale giudicasse quella legge illegittima e quindi ne decretasse l'abrogazione. Nel frattempo David Mills veniva condannato in primo grado, condannato in appello, e poi la Cassazione stabiliva che il reato era commesso ma che era intervenuta la prescrizione, con buona pace del TG1. Successivamente è ripreso il processo a carico di Silvio Berlusconi, quindi abbiamo un processo che si è concluso con una sentenza passata in giudicato che stabilisce che vi è un corrotto e soprattutto individua nel corruttore il nostro Presidente del Consiglio, e adesso comincia il processo a carico del corruttore di Silvio Berlusconi. Se io fossi Berlusconi mi preoccuperei molto di più per quello che potrebbe accadere ad uno dei miei fedelissimi. Non se ne parla da un po', se ne è parlato soltanto per le vicende relative
al caso della cosiddetta loggia P3, ma Marcello Dell'Utri il 29 giugno del 2010 è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. E c'è il rischio che, se la Cassazione dovesse confermare quella condanna, Marcello Dell'Utri faccia la stessa fine che ha fatto l'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, debba prendere i propri bagagli e recarsi spontaneamente, altrimenti interverrebbe il prelievo coatto presso il carcere di San Vittore. E questo metterebbe anche un sigillo definitivo a tutte quelle motivazioni della sentenza, in particolare i rapporti con la mafia di Bontade negli anni 70, la presenza di Vittorio Mangano ad Arcore, il pagamento del pizzo per le antenne Fininvest in Sicilia o il pizzo per i magazzini Standa a Catania, l'evento della la costituzione del primo circolo di Forza Italia in Sicilia presso l'Hotel San Paolo, albergo del quartiere Brancaccio controllato dalla famiglia Graviano. Molti di voi mi conoscono, io vi do altre poche notizie in chiusura. Una mi riguarda direttamente, alcuni lettori del blog si ricorderanno di me perché nel giugno del 2008 denunciai attraverso proprio questo spazio che mi fu offerto da Beppe il sequestro preventivo del mio blog, caso tra i pochissimi in Italia, tra i pochi di fatto al mondo, in cui la magistratura, anziché sequestrare un post che veniva, diciamo, potenzialmente ritenuto diffamatorio nei confronti di un parlamentare che aveva sporto querela, decise di oscurare l'intero blog. Ecco, a 4 anni di distanza vi posso comunicare che tutta la vicenda relativa al sequestro, quindi quel provvedimento e la relativa querela è stato completamente archiviato dal tribunale, dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria. Sempre in Calabria voglio tenervi per raccontarvi 2 episodi di cui si legge poco sui giornali. Il primo riguarda la città di Crotone, che ha poco meno di 100.000 abitanti, è stata per molti anni uno dei centri strategici per quella che è l'industria degli idrocarburi italiana. In questa città l'ENI ha costruito un grande impianto la cui dismissione sta provocando grossi disagi nella popolazione, in particolare per quello che riguarda lo smaltimento delle scorie. In questi giorni molti abitanti, e la magistratura ha già aperto un fascicolo, hanno denunciato l'installazione di una nuova piattaforma per l'estrazione del gas proprio davanti alla costa, una delle coste più importanti dal punto di vista paesaggistico per la Calabria, tra le più importanti in Italia, perché è considerato bene ad alta valenza naturalistica. Ecco, negli ultimi anni, dopo che da Crotone l'ENI recupera oltre il 14% del fabbisogno di gas metano, l'ENI, diciamo in maniera molto silenziosa e con poca comunicazione alle istituzioni locali, ha installato questa nuova piattaforma. Una situazione altrettanto grave si verifica a Reggio Calabria, dove un colosso industriale, sempre nel mercato dell'energia, sta cercando di costruire un grande impianto per la produzione di energia elettrica dal carbone. Parliamo di una centrale elettrica da oltre 1200 MW che una multinazionale svizzera, la SEI, sta cercando di realizzare nel sito della ex Liquichimica, una fabbrica costruita negli anni 70, mai entrata in funzione, simbolo del degrado industriale e del fallimento delle politiche di recupero del Mezzogiorno. Sarebbe un ottimo progetto se non prevedesse, diciamo, l'uso del carbone, che è un metodo di produzione dell'energia elettrica considerato in tutto il mondo ormai finito, superato. La società che vuole costruire la centrale elettrica sta cercando di sfruttare una norma introdotta con la legge finanziaria di 2 anni fa, se non sbaglio, che prevedeva
che in caso di siti di produzione di energia elettrica considerati di interesse strategico per la nazione avrebbero potuto bypassare il parere delle regioni. E la società che si sta incaricando della realizzazione della centrale sta utilizzando le tecniche, diciamo, anche di come dire, persuasione più subdole e con una massiccia campagna di stampa. Voi capite che per i giornali locali della buona pubblicità proveniente da una multinazionale dell'energia significano buoni guadagni. L'unico modo che abbiamo noi giornalisti e noi cittadini di impedire che si ripetano abusi nella gestione della cosa pubblica, abusi nei confronti delle popolazioni che non vogliono vedere il proprio territorio sventrato da nuove trivelle per l'estrazione del metano o da centrali a carbone che producono decine di migliaia di tonnellate di anidride carbonica e altre sostanze tossiche ogni anno, è la divulgazione, è il trasferirsi le informazioni attraverso questo grande strumento che è la rete, e quindi l'augurio e anche il titolo di questa rubrica è che tutti possiamo fare passaparola.